Oggi siamo in compagnia di Copernico. Copernico, siamo di nuovo a Torun. No, 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 no. No, 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 no. Siamo a Holsten. Ma allora perché ci sta Copernico qui? Lo scoprirete nel video. Iniziamo il nostro tour ad Holsten partendo dal centro storico, ma dalla porta. Iniziamo il nostro tour di Holsten partendo dal centro storico vicino alla Porta Alta. Questa porta è stata creata nel XIV secolo, ce n'erano 3 per tutta la cinta muraria, questa è l'unica rimasta nel corso della storia, è alta 23 metri, è usata prima come arsenale, poi come prigione ed infine come albergo. Un dettaglio è che Giovanni Paolo II regalò il mosaico che potete vedere sulla porta di questa torre. Sotto la Porta Alta è possibile vedere i primi binari Sotto la Porta Alta è possibile vedere i primi binari della città di Holsten della linea tranviaria. Questo perché in passato il tram passava per il centro storico e per questo motivo hanno voluto lasciare i binari sotto il passaggio di questa Porta Alta. Ci troviamo adesso sulla piazza che si chiama Mercato del Pesce. Questo perché in passato veniva sia venduto il pesce, ma sul pavimento ci sono anche raffigurati dei pesci fatti in mosaico in pietra. Questa piazza fu creata verso la fine del 1378. Inizialmente venivano venduti i maiali. Poi nel corso del tempo, specialmente durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, gli edifici circostanti dalla piazza furono distrutti e negli anni 50 furono costruiti dei nuovi edifici. Però diciamo che il valore della piazza è rimasto quello che era un tempo. Vedi che non ti stavo riprendendo? No? Vuoi farlo di nuovo? Alla piazza del mercato di pesce c'è anche la ricostruzione dell'edificio che ospitava la redazione e la tipografia di Gazzetta Olsztyńska che promuoveva la Polonia negli anni 1920-1939. Accanto, proprio accanto, c'è una statua di San Giacomo che è il patrone della città.
Adesso ci troviamo nella piazza del mercato, dovrebbe essere Stary Rynek in polacco. Siamo vicino al vecchio municipio. Fu costruito nel 1500 e nel corso della sua vita ha visto incendi e distruzione. Tant'è vero che ha visto 2 grandi incendi, uno nel XVII secolo mentre l'altro verso la fine della Seconda Guerra Mondiale con l'arrivo dei russi, con l'Armata Rossa. Il vecchio municipio fu distrutto, ma subito dopo la Seconda Guerra fu ricostruito. Adesso è parte del vecchio municipio, è adibito a biblioteca. È una cosa interessante, è possibile vedere delle meridiane sul lato meridionale del municipio. In quasi tutti i centri storici delle varie città polacche, in passato sui palazzi erano applicati delle statue e delle decorazioni che nel corso del tempo o sono andate distrutte a causa di bombardamenti o intemperie. Pertanto, durante la ricostruzione dei palazzi è usata spesso la tecnica dello sgraffito, per così dire. Cosa succedeva? Che veniva messo l'intonaco fresco, si lasciava asciugare, poi veniva applicato un secondo strato di intonaco sul palazzo e prima che si asciugasse veniva fatto il graffito, veniva quindi disegnato sull'intonaco fresco in modo tale che quando si sarebbe asciutto sarebbe rimasto il disegno. Una chicca interessante è che sulle strade di Olsztyn è stato girato una serie polacca, una serie vecchia di 67, Stawka większa niż życie. Qui ce l'avete una prova, c'è una targa. Mikołaj Copernico, per amici Miki. Ehi là, salve, sono io, Topolino! Visse e lavorò nel castello di Olsztyn. Per commemorare questo evento, questa occasione, e ricordarlo, una scultura, questa è una panchina, l'altro, a lui intitolato, sono state messe qui. Dite quando? Quando? Nel 650° anniversario della nascita di Olsztyn e nel 530° anniversario della nascita di Copernico. Miki. Dimenticavo hasta la firma. Dai un bacino al Copernico. Nemmeno sai dove metterlo. È un po' schifo. Adesso ci troviamo all'interno del castello di Olsztyn. Questo castello fu iniziato a costruire nel 1348, ma uno dei suoi ospiti più importanti fu proprio Niccolò Copernico dal 1519 al 1521. Questo perché Copernico era residente in questo castello e aveva il compito di governare sulle varie mansioni del castello.
Nel corso della sua storia questo castello subì diversi attacchi, soprattutto dai crociati e dai teutonici. Dal 1519 al 1521 Niccolò Copernico presiedeva nel castello e riuscì ad resistere a diversi attacchi che il castello e la città che subirono in questi 5 anni. Uno dei tesori più importanti che si possono trovare all'interno di questo castello è praticamente una tavola astronomica disegnata appunto dall'astronomo. Questa tavola è dipinta su una parete di gesso e aiutava Copernico nel calcolare il calendario solare. Quindi grazie a questi strumenti Niccolò Copernico riuscì poi a dimostrare che era il Sole fermo mentre la Terra girava. All'interno del castello, nel cortile, è possibile trovare un monumento che si chiama Baba Pruska, che raffigura una figura prussiana, ma di questo ve ne parlerà meglio Kasia. Ci troviamo accanto di una scultura che si chiama Baba Pruska, che non si sa precisamente gli origini di questa scultura, come poteva rappresentare i prussiani negli occhi dei teutonici. Possono essere anche le statue di eroi prussiani, ma possono essere anche le cose che dovevano raffigurare le divinità prussiane. Il ponticello vicino al castello viene considerato un po' come il ponte degli innamorati, perché proprio qua vengono messi i lucchetti delle coppie innamorate. Prima era molto pieno, adesso un po' di meno. Adesso ci troviamo nel parco sotto il castello, questo è il nome in polacco, parco sotto il castello, dove possiamo vedere diverse fontane, alcuni monumenti, ma soprattutto passa il fiume Uena. Ma perché è importante questo fiume Uena? Perché dal fiume Uena prende il nome la città di Olsztyn. In passato Olsztyn aveva il nome tedesco Allestein, che significava pietra sul Uena. Ma in passato la parola Allestein in prussiano significava pietra sulla cerva. Quindi questo può essere un altro nome della città di Olsztyn. Questo perché Olsztyn aveva tanti terreni attraversati dal fiume, ma anche era possibile fare tanta caccia, andare a caccia. Ecco perché prende il nome di Allestein. La città di Olsztyn fu creata nel 1334 circa dai teutonici, però nel corso del tempo, in base alle varie battaglie, il possesso della città passava di mano in mano tra polacchi e teutonici, ma alla fine furono i polacchi a prevalere sui teutonici e quindi la città diventò polacca. Nel corso della sua storia Olsztyn subì diverse aggressioni, incendi, fu derubata e fu anche distrutta nel corso della seconda guerra mondiale. Quindi la maggior parte delle cose furono ricostruite al termine della seconda guerra. Tra la piazza del mercato, dove c'è il vecchio municipio, e il buon vecchio Copernico, possiamo trovare questa chiesa evangelica. Perché vi racconto di questa chiesa? Perché ha due caratteristiche. La prima è che il suo campanile è alto 43 metri, quindi è abbastanza alto. La seconda è che le sue campane durante la prima guerra mondiale furono sciolte affinché si potessero creare dei cannoni da guerra. Olsztyn è un capoluogo
di regione Varmia e Masure. Ci sono ben 11 laghi entro i confini amministrativi di Olsztyn, senza contare stagni e questi stagni più piccoli. E se non ne hai abbastanza di questi laghi e parchi, troverai anche un'enorme foresta cittadina con un'area di oltre 1000 ettari in città. È difficile da credere, ma le foreste e le aree verdi coprono quasi il 28% dell'area della città e i laghi un altro 8%. Noi ora ci troviamo vicino a uno dei laghi che si trova dentro la città, il lago che si chiama Dugie, che dietro potete vedere questo lago e poi c'è anche la foresta. Ci troviamo qui sotto osservatorio. La struttura si trova nell'edificio di ex Torre dell'Acqua che nel passato trasportava l'acqua dal lago all'intera città. Ora, come ho detto, là si trova un osservatorio astronomico. Una cosa interessante è che dentro possiamo vedere là dentro diverse particelle di suolo della Luna che furono regalate alla città di Olsztyn da Apollo 11. Ma dentro possiamo trovare anche diversi meteoriti che sono caduti nel territorio della Polonia. Napoleone stava ad Olsztyn con un pensiero di combattere con le armate russe. Questa qui è la cattedrale di San Giacomo, è la più vecchia cattedrale di Olsztyn. Una curiosità storica è che qui Napoleone rinchiuse i soldati russi una volta catturati e loro, per sopravvivere al freddo rigido, diedero fuoco agli interni della cattedrale. Concludiamo la nostra passeggiata a Olsztyn vicino al nuovo municipio. Fu costruito nel 559esimo anniversario della nascita di Olsztyn e la posizione di questo municipio è tra la vecchia e la nuova città. Tra le tante decorazioni sono particolari le 5 statue che possiamo vedere su questa facciata, che rappresentano bellezza, forza, giustizia, diligenza e saggezza.
Una cosa caratteristica è che ogni giorno a mezzogiorno dal campanile del municipio viene suonato l'inno della città di Olsztyn. Bene, il nostro viaggio termina qui, siamo in treno, stiamo per ritornare, meno male che non c'è ancora nessuno, per questo possiamo registrare con calma. Speriamo che questo video vi è piaciuto, ovviamente scrivete un commento, lasciate mi piace, condividetevi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così se rimanete aggiornati quando pubblichiamo qualche nuovo video. Vuoi dire qualcosa? Personalmente vi consiglio di venire in primavera o in estate, quando gli alberi sono pieni di foglie, perché sicuramente è molto più bello da vedere. E che dire, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!